Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti all'astrologia in chiave evolutiva. Questa settimana, questa volta, vorrei parlarvi dei pianeti retrogradi del mese di gennaio 2023. Siamo appena entrati nel 2023, ci sono già in gennaio dei transiti abbastanza interessanti, ma questo mese noi abbiamo fatto l'ingresso nel nuovo anno con 3 pianeti retrogradi, Mercurio, Marte, Urano, e la buona notizia è che nei primi 20 giorni del mese si risolve, si metteranno in moto diretto. Quindi il 12 gennaio Marte in Gemelli torna finalmente in moto diretto, smette di riportare conflitti, tensioni e questioni polemiche, nonché notizie del passato, soprattutto a Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, che possono dire dal giorno 12 di aver messo un punto, no? Di essersi tolti delle castagne delle patate bollenti, no? Delle castagne dal fuoco, perché questo Marte in Gemelli, soprattutto nella retrogradazione, è stato molto polemico. Acquario, Bilancia, Ariete saranno e anche Leone, ragazzi, saranno particolarmente favoriti da questo, come dire, da questo transito, da questo Marte che dal 12 torna diretto, perché le notizie che arriveranno, soprattutto gli esiti di conflitti e di liti, porterà all'Ariete, al Leone, alla Bilancia e all'Acquario dei notevoli vantaggi. Quindi questi sono principalmente i segni favoriti da Marte, dal ritorno di Marte diretto. Poi avremo il giorno 18 Mercurio nel segno del Capricorno, tornerà diretto dal 18 gennaio fino al 5 febbraio, poi uscirà definitivamente dal segno del Capricorno, e in questo caso abbiamo già detto nei video precedenti che Mercurio retrogrado mette in discussione un sacco di punti fermi del passato, proprio per farceli rivalutare, per farci risolvere le pendenze, le questioni che non avevamo analizzato o risolto nella maniera migliore, nella maniera più corretta, e soprattutto ci fa mettere anche in discussione quelle situazioni, quei punti di riferimento, quei punti di vista che forse sono vecchi ormai, no? Cioè vanno rivalutati alla luce di nuovi fatti e di nuove realtà. Quindi è probabile che fino al 18 gennaio metteremo in discussione punti fermi, diverse situazioni. Se volete approfondire il settore nel quale il Mercurio retrogrado va a toccare le vostre vite, c'è il video su Mercurio retrogrado, lo trovate 2 video prima di questo. Chi beneficerà dal 18 gennaio di questo moto diretto di Mercurio? Allora, un po' tutti, perché è stato un transito molto intenso, più o meno tanto quello di Marte, ma Ariete, Cancro, Bilancia e lo stesso Capricorno si saranno liberati da un'inquisizione, da un tribunale dell'inquisizione, da uno stress, da situazioni tese che li hanno sicuramente stressati. Quindi anche questo vale anche per gli ascendenti, ovviamente, quindi Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. Il big però dei big, perché ha la capacità di bloccare veramente gli eventi, mentre magari Mercurio li confonde, è Urano. Urano il giorno 22 nel segno del Toro, vi dico il grado se ci riesco, dovrebbe essere a 15, quindi una seconda decade, il 22 gennaio Urano finalmente dopo circa 5 mesi torna diretto nel segno del Toro. Allora, è in quadratura ancora con Saturno per circa un mese, ragazzi, al massimo. La quadratura con Saturno si sente, ma sentirete immediatamente l'energia risollevarsi. Questo vale principalmente per il Toro, per il Leone, per l'Acquario e per lo Scorpione, che ne sono stati particolarmente
sono stati particolarmente pregiudicati da questa retrogradazione. Quelli invece, i segni che sentiranno proprio uno sprint positivo, saranno il Cancro, la Vergine, il Capricorno e i Pesci. Quindi ci sono alcuni segni, se voi raggruppate, no? Se voi fate caso, nel mese di gennaio ci sono segni, per esempio il Capricorno, che beneficerà di più aiuti dall'universo dopo un inizio anno magari particolarmente, e una fine anno particolarmente impegnativa. Quindi Mercurio, pensieri, spostamenti, comunicazioni, notizie. Marte, la forza, l'azione, la tensione, e Urano, proprio le opportunità, gli avvenimenti, tutte queste cose che sono state molto concentrate sul passato, perché evidentemente c'era da sgrossare una grande energia, no? Proprio come se scrollassimo qualcosa per vedere che cosa rimane, se rimane in piedi la struttura. Adesso tutta questa energia, tutti questi avvenimenti, tutte queste notizie, tutti questi ragionamenti, no? Tutte queste tensioni dovrebbero aver dato luogo a delle elaborazioni, ad una luce nuova. Quindi dal 22 gennaio potremo dire che gli ultimi 9 giorni di questo mese passeranno in una maniera davvero diversa. Molte situazioni si risolveranno, soprattutto sentimentali, data la congiunzione di Venere con Saturno, in ottimo aspetto a Marte e Giove. Però delle questioni sentimentali e degli incontri karmici di gennaio 2023 ve ne parlerò nel prossimo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguite Spazio Indaco sui social. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!